Ben ritrovati. Oggi parliamo di modo. Il modo in un brano. Cosa mi indica? Cosa significa? Dove lo trovo? Allora, quando io prendo un brano, leggo un brano, un titolo, all'interno di questo titolo posso avere un po' di indicazioni. Se il titolo è esplicito, ovviamente, se è un notturno, già di per sé mi dà un'indicazione di quello che è il significato del brano. Ma se il titolo è generico, tipo Sinfonia in Re maggiore, qui ho delle indicazioni, però non sono così esplicite. Sinfonia mi indica la forma del brano, Re indica la scala su cui è costruito la maggior parte del brano, maggiore indica il modo. Che cos'è il modo? È il suo carattere. Generalmente, quando un brano è in maggiore è allegro, quando un brano è in minore è triste. Ecco, noi abbiamo preso proprio gli aspetti più marginali e agli estremi. Ci sono anche tutte le sfumature. Un brano in maggiore può anche avere degli aspetti più morbidi, più sfumati, e lo stesso vale per il minore, dall'aspetto più tragico e drammatico all'aspetto più malinconico e più delicato. Che cosa indica e che cosa mi dà come indicazione in più il modo? Mi dà già un'indicazione proprio a livello emotivo. Un compositore, se deve scrivere un brano con una particolare espressività, sceglierà ovviamente anche la scala seguendo un determinato modo. Noi adesso andiamo ad ascoltarne uno. Per rendere le cose forse più immediate, può essere utile riprendere un brano che abbiamo già sentito in un video precedente. Prendiamo un minore, prendiamo un tema, sempre un frammento del concerto di Aranjuez di Rodrigo. Ci ascoltiamo questo minore e poi ne riparliamo da un punto di vista più tecnico per cercare di capire qualcosina in più. A dopo. Ecco, il brano e anche l'immagine che è stata associata a questo brano danno questa immagine per esaltare questo minore molto intimo, molto con un aspetto di solitudine. Che cosa è il modo minore e la scala in minore? Partiamo da un concetto possibilmente più semplice possibile. Proviamo a analizzare un accordo. Noi sappiamo che un accordo è l'unione di più cose, in questo caso in campo musicale è l'unione di più suoni. Ci sono gli accordi in maggiore e gli accordi in minore che sono alla base delle scale maggiori e minori.
Che differenza c'è tra un accordo in Do maggiore e un accordo in Do minore? Prima di tutto vediamo che cos'è l'accordo di Do. Sono 3 suoni, la triade cosiddetta dell'accordo. Il primo grado della scala, il terzo grado della scala e il quinto grado della scala. Visto che abbiamo preso la scala di Do, che è quella ovviamente più semplice, più immediata, il primo grado è la nota Do, il terzo è il Mi e il quinto è il Sol. Queste 3 note, se io le suono insieme, formo l'accordo ed è l'accordo di Do maggiore. Do minore, sempre primo, terzo e quinto grado della scala di Do, ma in questo caso minore, e l'unica differenza che noi avvertiamo e vedremo è il secondo suono, che al posto di essere Mi è un Mi bemolle. Un'unica differenza e cambia completamente l'effetto di questo accordo. Adesso ve li faccio sentire alla tastiera e poi ci rivediamo dopo. Accordo di Do maggiore, minore, risentiamoli, maggiore, minore. Allora, il maggiore, il Do maggiore, l'accordo di Do maggiore dà questo aspetto proprio di respiro. Il Do minore, questo aspetto più intimo, più chiuso, più di discesa. Tutti gli accordi, se li sentiamo in maggiore, hanno questo aspetto più luminoso. L'aspetto dell'accordo, l'aspetto, il carattere dell'accordo in minore è molto più intimo. A questo punto, cosa possiamo concludere? L'indicazione che noi leggiamo e che sentiamo in un brano può darmi anche l'indicazione di una scelta. Se io sono particolarmente allegro o ho voglia di sentire un brano che probabilmente è allegro, sceglierò un brano in maggiore. Ovviamente viceversa, se ho una giornata un pochino più cupa o se voglio avere una visione più intima e più personale e più legata all'aspetto emotivo, sceglierò magari i brani in minore. A voi la scelta a seconda del momento della vostra giornata. Alla prossima!